Buongiorno, benvenuti in questo mio nuovo video tutorial dove vedremo come usare il Texture Paint. Mi riallaccio ai precedenti tutorial sulla modellazione della pianta per continuare. Prima cosa, selezioniamo tutte le foglie ed i rami premendo il tasto A. Quindi creiamo una nuova collection chiamata semplicemente pianta col tasto M, New Collection, e rinominiamolo in pianta. Ok. Poi duplichiamo i rami, Shift D, e li copiamo in una nuova collection che chiamiamo origine, quindi tasto M, New Collection, origine. Ok, adesso andiamo su origine e spuntiamo il quadretto in modo che lo deselezioniamo. Questo ci permetterà di poter ritornare indietro e ripristinare l'oggetto principale. Il nostro obiettivo è lavorare sui rami utilizzando la tecnica del Texture Paint in modo da dare ai rami un aspetto più realistico. Quindi selezioniamo i rami e andiamo nello Shading Editor. Notiamo che c'è già un materiale che è quello impostato nel tutorial precedente, dove c'è soltanto un semplice colore. Attiviamo quindi con CTRL T la possibilità di gestire l'immagine. Bene, a questo punto passiamo nel UV Editing. Qui selezioniamo i rami e applichiamo il modificatore Skin. A questo punto possiamo, premendo il tasto Tab, passare in Edit Mode. Attiviamo tutte le facce premendo il tasto A. Fatto questo, premendo il tasto U, abbiamo la possibilità di realizzare l'unwrap, quindi di mappare, cioè il nostro oggetto. Quindi tasto U e scegliamo Smart UV Project. Diamogli l'ok. Ecco qui tutte le facce che compongono il nostro oggetto. Bene, a questo punto apriamo una nuova immagine, clicchiamo sul tasto New, apriamo una nuova immagine, la chiamiamo colore rami, diamogli un valore di 2048 x 2048 pixel in larghezza e altezza, in modo da avere un buon dettaglio di risoluzione. Il colore possiamo dargli di partenza un verde, quindi premiamo sul tasto dove è scritto la lettera G, green, e aumentiamo. Per esempio potrebbe essere questo verde qui, un verde più scuro. Quindi diamogli un ok. Ecco quindi che la nostra texture diventa tutta verde. Per cui se noi andiamo nello shading e scegliamo nella image texture, selezioniamo adesso la nostra immagine colore rami, ecco qui sui rami il nostro colore verde preimpostato. Ritorniamo, apriamo adesso il Texture Paint e qui possiamo interagire con i diversi colori. Per esempio decidiamo di voler colorare di un certo marroncino i noduli qui presenti. Come fare? Quindi
selezioniamo sulla sinistra il pennello Draw, clicchiamo sul colore, ci spostiamo per esempio in direzione del rosso. Nel frattempo vediamo che il selettore prende un certo colore e poi abbassiamo, cerchiamo di renderlo più scuro. Ecco, a questo punto possiamo direttamente colorare la parte interessata sul nostro oggetto in 3D. Ecco qui che inizia a colorarsi. Cerchiamo di completare tutta la zona senza toccare le altre parti dell'oggetto interessato. Come vediamo, le modifiche effettuate qui sull'oggetto 3D vengono anche riportate sulla texture nella mappa, per cui ogni faccia verrà interessata dal suo relativo colore. Bene, questo è il nodulo. Adesso passiamo agli altri due noduli che ho visto. Per ridurre la dimensione del cerchio del cursore, tasto F, a destra e a sinistra del mouse è possibile rimpicciolire o ingrandire il cerchio e quindi la porzione che va a colorare. Ecco qui. Un'altra cosa importante è che quando usiamo un colore conviene sempre memorizzarlo in una palette. Infatti Blender ci dà questa opportunità, basta andare qui su Color Palette, fare New e poi ci sono due tasti, un più o meno. Più in questo caso perché ci permette di aggiungere, quindi in questo caso abbiamo aggiunto il nostro marroncino. Così se vogliamo richiamarlo basta andare sulla palette e richiamarlo. Non dobbiamo memorizzare il nome del il numero del colore in esadecimale, per esempio. Continuiamo la nostra opera di disegno sull'oggetto 3D. Facciamo in modo che tutte le parti siano interessate. Ok, facciamo la stessa cosa su qualche altro nodulo, per esempio questo. Ecco, adesso per eliminare qualche imperfezione ci serve di nuovo il verde principale, quindi clicchiamo sul colore, clicchiamo qui sul selettore del colore, ecco qua il verde. Questo verde lo aggiungiamo dentro la palette, così abbiamo disponibili sia il marroncino che il verde in questione. Clicchiamo sul colore, in questo caso il verde, e la parte che non ci serve la rifacciamo verde. Ecco qui. Adesso vorremmo magari poter aggiungere un colore più chiaro per selezionare la parte terminale dei rami che si innesta nelle piante. Quindi selezioniamo il verde già selezionato, possiamo renderlo più chiaro salendo col selettore e usarlo, quindi lo aggiungiamo subito nella palette in modo da non perderlo. Eccolo qui. Useremo questo selettore per il discorso dei rami superiori. Prima di tutto vorremmo passiamo nel layout in modo tale da CTRL I
eliminiamo le foglie dalla vista H, perché ci potrebbero impedire una corretta colorazione dei rami. Quindi su tutte le superfici, ecco qui, possiamo dargli questo colore più tenue, questo verde più chiaro. Da qui possiamo aumentare o diminuire la dimensione del pennello. Da qui possiamo diminuire o aumentare l'intensità o la forza del colore. Infatti, avendo ridotto l'intensità, dobbiamo passare più di una volta sulla superficie. Ecco qui. A questo punto non dimentichiamo una cosa fondamentale. Vedete nella scritta image c'è un asterisco. Questo vuol dire che questa texture che è stata modificata non è stata ancora salvata. Quindi queste modifiche che sono state effettuate sono tutte modifiche temporanee, a meno che non decidiamo di salvare l'immagine. Quindi cosa facciamo? Salviamo l'immagine. Image, save. Diamo il nome a colore rami. Ok. Quindi la nostra immagine adesso è stata salvata. Ecco infine il lavoro conclusivo della pianta. Insieme anche con i suoi supporti che ho creato, la colonnina in legno insieme con il vaso di metallo. E con questo vi saluto e arrivederci al prossimo video tutorial.